ecco, siccome i telespettatori aspettano di vedere questa cosa importante che è venuta fuori al processo, poi ne parleremo bene, cioè lei quando è che è il momento esatto in cui si è accorto che stava andando a finire sullo scoglio? Quando ho visto vi era una leggera brezza da nord-est, no? Quindi la brezza da nord-est fa impattare un po' di onda sugli scogli, genera una fluorescenza sull'acqua, Certo. è quella esperienza di marinaio di anni mi ha fatto capire che là c'era un indice di bassi fondali, come descritto anche dall'ammiraglio della Procura, l'ammiraglio Picone, ultimamente per fare dei riferimenti a quelle che sono state le ultime udienze svolte la settimana scorsa, dice sì, il comandante si avvicina ai vetri, quindi lasciavo la mia postazione che era tra i due radar, no? ero arretrato, mi avvicino verso il vetro per vedere meglio, incredulo di quella situazione che stava. Quindi avvicinandomi ai vetri metto in essere una manovra evasiva nel venire a dritta e poi a sinistra. Cioè, quindi si è accorto che stava andando sugli scogli. Mi sono accorto che la nave si dirigeva verso un basso fondale, Verso un basso perché si vedeva la spuma. E che ha fatto in quel momento? In quel momento la prima cosa che ho pensato, ho detto, se adesso io dico tutta dritta, è un ordine che il marinaio non può riconoscere, perché non è usuale mettere il timone tutta dritta nel momento in cui si vede un'ostruzione, cioè che il marinaio non l'aveva vista. Quindi, mentre la nave procede in navigazione, dire tutta dritta significa avere un'ostruzione da parte di chi deve compiere quella manovra. Questo avrebbe implicato, ma ne è sicuro? Gli do un ordine, 10 a dritta. 10 a dritta è un ordine riconoscibile dal marinaio in conduzione. Prima che il timone fisicamente, che è posizionato sulla poppa della nave, raggiunge i 10 gradi a dritta, annullo quell'ordine con un ordine successivo, perché diversamente il timoniere stazionava su quel grado. Sì. Prima che avessi il ben inteso di 10 a dritta, gli dico 20 a dritta. Lui mi ripete 20 a dritta e prima di raggiungere il 20 a dritta gli dico tutta a dritta. Come se in effetti progressivo, diciamo, ha dato un ordine progressivo. Fluido, cioè l'ordine non era serrato, ma era mirato a fare in modo che la palla del timone andasse tutta sulla destra. Solamente quando il timone fisicamente raggiunge la barra tutta a destra, il marinaio mi dà conferma e io dico allora mezzo timone. E applico la stessa cosa dicendo midship, il marinaio mi ripete l'ordine e mi posiziona, riporta il timone verso zero. Prima che i timoni arrivino nella posizione centrale, ordino di andare man mano tutto a sinistra, seguendo lo stesso criterio. 10 a sinistra, 20 a sinistra, tutto a sinistra. E questa sarebbe stata l'unica manovra possibile per aggirare l'ostacolo, destra, sinistra. Manovra riconosciuta valida, l'unica, anche dai periti del GIP. Quindi lei dice tutto a destra, sia pure progressivamente, e poi dice ora tutto a sinistra, per aggirare le rocce, per evitare che il punto di ostacolo. Lo schiaffo dato dalla poppa impattasse con una velocità angolare. E a questo punto che succede? A questo punto, da premetterle, io posizionato davanti ai vetri, no? Il timoniere alle mie spalle, io non mi rendo conto di quest'ordine, ma c'era l'ufficiale Coronica, la quale il terzo ufficiale lei dichiara nelle sue spontanee informazioni testimoniali di essersi posizionata vicino al timoniere per verificare che eseguisse con calma effettivamente i miei ordini. Subito dopo, quando gli dico di mettere il timone a sinistra, il marinaio inizialmente posiziona la barra a sinistra, dopodiché ci ripensa e va verso destra, vanificando l'estremo tentativo di porre in essere la manovra evasiva, cioè mi ha evitato che la nave decelerasse come accelerazione angolare, cioè che la poppa andasse a schiaffeggiare. Come mai è successo questo? Questo io non lo so. Rusli Bin non ne abbiamo avuto il piacere di vederlo. L'ufficiale Coronica si è avvalsa della facoltà di non rispondere in quanto coinvolto in incidente. Scusi, il timoniere è questo Rusli Bin, e di che nazionalità è? Indonesiano. E parlava italiano? No, non parlava italiano. Lei come l'ha dato l'ordine? In inglese. In inglese? Parlava in inglese?
In inglese il basico Dovrebbe. sì, lo capivo perché alla fine lui mi ha ripetuto gli ordini e li ha posti in essere, fino al momento del fatidico port 10, quindi 10 a sinistra. È da premettere che in inglese, rispetto all'italiano, in italiano noi diciamo 10 a sinistra, in inglese port 10, quindi prima il senso e poi il grado. Lui mi ha ripetuto il senso, la direzione dove andare, ovvero a sinistra, però mette a destra. Allora, è vero che la nave non doveva stare lì, questo, ma ad un uomo è costato il licenziamento, ovvero il presidente del RINA, il quale semplicemente per affermare che l'armatore non poteva non sapere, gli è stato indotto a dare le dimissioni, come ha depositato in aula. Quindi se il signor Cerni, presidente del RINA, dice che l'armatore non poteva non sapere, significa che la nave poteva anche stare lì a fare quel passaggio ravvicinato. Il problema è che non l'ha fatto come doveva accadere. Qualcuno dice era un incidente che stava aspettando che doveva accadere. Gli inglesi definiscono was an accident that was waiting to happen.